Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video dedicato alla nuovissima linea di forni prodotta da F1 con il marchio F-Ovens. La nuova linea si chiama N e vuole onorare con questa lettera Napoli e la pizza napoletana, pizza alla quale questi forni vogliono dedicarsi in maniera molto speciale. Per me è stato un onore quest'estate partecipare alla fase dei test, soprattutto in considerazione che F1, che è un'azienda piuttosto importante, avrebbe potuto tranquillamente selezionare collaboratori tra i migliori pizzaioli professionisti d'Italia e invece alla fine la scelta è ricaduta su di me, che comunque resto un semplice appassionato. I forni sono 6, si differenziano sostanzialmente per la dimensione interna e per la resistenza che adottano. All'interno di questi 6 forni c'è una sottocategoria che è quella chiamata con la lettera D, che starebbe a significare depotenziato, ovvero sia con una resistenza un po' inferiore per consumare meno e soprattutto per incidere meno sul nostro classico contatore da 3 kW nelle case. Abbiamo quindi i forni N3 e N3D, che sono i più piccolini, poi abbiamo i forni N4 e N4D, che sono intermedi con uno spazio decisamente superiore, quindi anche con una resistenza più potente, e infine i grandissimi, giganteschi forni N5, che sono i più grandi e anche dotati della resistenza più potente. Parliamo adesso di caratteristiche. La prima cosa che dobbiamo dirci è che questi forni utilizzano una sola resistenza che sta posizionata in alto. Attraverso quella resistenza è possibile cuocere sostanzialmente le pizze tonde e quelle napoletane, anche se si possono fare per carità altre cose. Soprattutto si possono fare altre cose cercando un pochettino di arrangiarsi, e tra queste altre cose che si possono fare c'è anche la teglia romana, per la quale per l'appunto, come vi ho detto, bisogna un po' arrangiarsi, ma si riesce a fare. Un'altra caratteristica è che questi forni non dispongono di ventola. Vi devo dire che tempo fa ero un pochino scettico, perché conoscevo da tanti anni dei forni cinesi che non utilizzavano la ventola, però mi dicevo un pochettino: ma funzionerà, non funzionerà? Ebbene, vi devo dire che ho testato i forni in piena estate con un caldo mostruoso, eppure l'assenza di ventola non si è sentita, se non con un beneficio per noi, che non avevamo quel ronzio che dura parecchi minuti per raffreddare il forno con la classica linea Easy Pizza, per capirci, cioè quelli con la ventola interna. Un'altra cosa che caratterizza questi forni è che hanno i comandi sotto, li vedete qua, stanno sotto lo sportello anziché sul lato come sono tutti i forni della linea Easy Pizza di F1. Un'altra caratteristica è data dal termostato da 500. Tutti i forni della linea N hanno il termostato da 500, quindi depotenziati o normali vi posso garantire che raggiungono tutti e superano i 500 gradi, e questa è una cosa importantissima per la cottura appunto delle napoletane. Un altro capitolo di questa mia introduzione è la collocazione di questi forni. Questi forni, pur essendo prodotti col marchio F-Ovens, sono comunque forni di F1 prodotti da F1. Di conseguenza, se noi dovessimo provare a collocarli all'interno delle famiglie di forni F1, vi direi che questi vanno collocati immediatamente sotto la linea Easy Pizza, quella dei P134H e HA. Vanno collocati un po' sotto perché, avendo una sola resistenza, non avendo la ventola, obbligatoriamente dobbiamo collocarli un pelino sotto. Direi che questa diventa una linea un po' entry level tra i forni di F1. Ancora un capitolo. A chi sono dedicati questi forni? Allora, sicuramente sono dedicati a quelle persone, quegli appassionati, che hanno in mente l'idea del risparmio. I tempi sono quelli che sono, lo sappiamo tutti, quindi avere un forno con una sola resistenza o addirittura depotenziato con una resistenza di minore portata certamente è un bell'aiuto, sia in termini di consumo specifico sia di contributo al consumo nell'utilizzo del contattore. Inoltre, sempre parlando di risparmio, non possiamo certamente nasconderci che il prezzo di 430 euro della serie N3 all'interno della linea N è un prezzo altamente competitivo all'interno della categoria dei forni elettrici di questa tipologia.
Un'altra fascia di persone che può essere certamente interessata a questi forni è quella che dispone di poco spazio o relativamente poco spazio all'interno della propria cucina o del luogo dove il forno andrà a poggiarsi, perché naturalmente, avendo, come vi dicevo prima, i comandi qua sotto, si riesce a risparmiare un po' di spazio qui sul lato. La fascia di persone più indicata per questi forni però rimane quella delle persone che sono interessate a cuocere le pizze tonde e quelle napoletane, in cui davvero possiamo dire che hanno risultati d'eccellenza, come voi stessi vedrete dopo nel proseguo del video con la dimostrazione pratica. E arriviamo adesso alle dimensioni dei forni. Gli N3 e N3D, che sono uguali anche nel prezzo tra l'altro, ma certamente nelle dimensioni, sono caratterizzati anzitutto da una resistenza che può essere da 2100 watt nell'N3 oppure da 1700 watt nell'N3 depotenziato. La dimensione interna, lo spazio di cui disponiamo, è invece 35 cm di larghezza, la bocca del forno, per 40 di profondità per 10 cm di altezza, quindi uno spazio proprio adatto alle pizze tonde e napoletane. Subito sopra i forni N3 e N3D ci stanno gli N4 e N4D, che sono caratterizzati da una resistenza da 2800 watt nell'N4 e da 2400 watt nell'N4 depotenziato. Ma la prima vera sorpresa di questo forno N4 è che dispone di uno spazio di 43 cm sulla bocca del forno, quindi di larghezza per 43 di profondità, sempre per 10 di altezza, e questo è, direi, un primo tassello che consente risposte a quelle persone che vogliono fare pizze molto grandi. Infine abbiamo gli N5 e gli N5D, che sono caratterizzati da una resistenza da 3200 watt la versione N5 e da 2800 watt la versione N5D, cioè depotenziata. Lo spazio di cui dispongono questi due forni al loro interno è semplicemente gigantesco per noi appassionati. Parliamo di 51 cm di larghezza per 51 di profondità per 10 di altezza. Infine, e possiamo dire che abbiamo sostanzialmente concluso la presentazione di questa linea di forni, parliamo di performance. Io sono estremamente soddisfatto. Ho testato gli N3 e N3D che, lo ripeto, hanno la sola differenza della resistenza. Però ho visto i video dei test fatti su N4 e N5. Vi devo dire che sull'N3 vedrete i video tra pochissimo. Davvero i risultati io non esito a definirli eccellenti. Sono veramente risultati che collocano questi forni al vertice della categoria dei forni elettrici per semplici appassionati. L'impasto, tra l'altro, che io ho utilizzato, il mio solito impasto, quello che vi ho presentato nel mio penultimo video, quello che vi indico magari qui su, è che mi ha garantito sempre dei buoni risultati. Bene, non la voglio portare avanti troppo a lungo, quindi adesso ci spostiamo nel tavolo da lavoro per vedere la preparazione, la cottura della pizza all'interno dell'N3 e poi con il semplice cambio di resistenza nell'N3D depotenziato. Vi anticipo che il risultato apparentemente si assomiglia moltissimo, però naturalmente nel depotenziato, come dire, c'è quel pochettino di meno che un occhio particolarmente attento può notare, ed è legato naturalmente a una resistenza un po' meno performante.
Adesso, prima di chiudere il video, ne approfitto per farvi vedere un estratto breve di cottura nel forno N4 e uno breve di cottura nel forno N5. Vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video, vi do appuntamento al prossimo, sempre su questo canale.